In una gelida notte d'inverno, un'anziana signora inizia a raccontare alla nipote la storia dell'inventore che una volta viveva nella casa sulla collina. L'uomo un giorno aveva creato un ragazzo artificiale di nome Edward, dandogli una mente e un cuore. Purtroppo però l'inventore morì prima che potesse portare a termine la sua creazione. Nella scena successiva veniamo catapultati in un pittoresco quartiere di periferia. Una donna di nome Peg sta bussando alle porte delle case in cerca di vendere alcuni prodotti di cosmetica. Tuttavia, nessuna delle sue amiche, nonché potenziali clienti, sembra essere particolarmente interessata. Decide quindi di fare un ultimo tentativo con la vecchia casa sulla collina. Attraversato il cancello, la donna rimane senza fiato. Davanti a lei si apre un incantevole giardino con delle bellissime sculture ricavate dalle siepi. Dopo aver bussato alla porta, non ricevendo alcuna risposta, decide di entrare lo stesso. La casa ha un'atmosfera spettrale e ad una prima occhiata sembra essere disabitata. Dopo aver notato dei vecchi macchinari impolverati, prova a salire le scale. Al piano superiore trova un enorme buco nel tetto. Guardandosi intorno, vede un letto dentro un caminetto e diversi ritagli appesi al muro. Ad un tratto nota qualcosa muoversi in un angolo della stanza. Avvicinandosi per capire di cosa si tratti, scorge un giovane dalle fattezze strane con delle lame al posto delle mani. Il ragazzo le dice che il suo nome è Edward e che vive lì da solo da ormai molto tempo. La donna, preoccupata per i tagli sul suo viso, prova a medicarlo e gli propone di tornare a casa con lei. In macchina Edward è affascinato da tutte quelle case colorate, ma la sua presenza non passa inosservata. Marge non perde tempo per telefonare a Helen, che a sua volta chiama Joyce. Nel giro di pochi minuti tutto il vicinato non fa altro che parlare dello strano individuo visto insieme a Peg. Arrivati a casa, la donna mostra ad Edward le foto di famiglia e quest'ultimo rimane incantato dalla foto della figlia Kim. Poco dopo gli porge dei vestiti nuovi e lo fa accomodare nella camera della figlia. Edward è incuriosito dai vari oggetti presenti nella stanza e sembra particolarmente divertito dal letto ad acqua. A causa delle lame fa difficoltà a vestirsi e Peg, notando la cosa, arriva in suo soccorso dandogli una mano. Nel frattempo, tutte le donne del vicinato sono sempre più bramose di conoscere il nuovo arrivato. Più tardi quella sera, Edward conosce il resto della famiglia a cena. Non avendo mai visto nulla di simile prima d'ora, il marito Bill e il figlio Kevin non riescono a smettere di fissarlo. Quella notte Peg fa dormire Edward in camera di Kim e lo rincuora dicendogli che con il tempo si sentirà come se quella fosse anche casa sua. La mattina dopo, la donna utilizza i suoi vari prodotti di bellezza per provare a nascondere le sue numerose cicatrici. Lo sguardo di Edward ci ricorda il motivo per cui è consigliabile non aprire la porta ai rappresentanti Avon. Più tardi in giardino, mentre Kevin e un amico ascoltano la radio, Bill pota la siepe. Edward, che nel frattempo lo sta osservando, prende l'iniziativa e trasforma un cespuglio in un dinosauro. Bill rimane sbalordito e invita il ragazzo a dare sfogo alla propria creatività. Ad un tratto, una donna di nome Esmeralda entra nel loro giardino. Affermando che Edward è una creatura venuta dall'inferno, poco dopo si allontana velocemente impaurita. Sia Peg che Bill però tranquillizzano Edward dicendogli di non prestare attenzione a quelle cattiverie. Più tardi bussano alla porta. Le amiche di Peg sono ansiose di conoscere il nuovo membro della famiglia e le propongono di organizzare un barbecue per farlo conoscere al vicinato. Nonostante Esmeralda provi a metterla in guardia da Edward, il gruppo non sembra essere minimamente interessato ai suoi avvertimenti. Pressato dalle amiche, Peg non può far altro che accettare e più tardi si fa dare una mano da Edward con i preparativi. Ad un tratto, quando la donna apre una scatoletta, Edward ha un flashback e ripensa alle varie invenzioni del padre. L'inventore adorava a tal punto le proprie creazioni che un giorno ha avuto l'idea di dare la vita ad una di esse. Durante il barbecue i vicini si complimentano con Edward per le sue doti da giardiniere e viene preso in simpatia un po' da tutti. Quando lo invitano ad una partita a poker, gli dicono che l'unica cosa che non deve fare è tagliare il mazzo. Anche il gruppo di amiche è felice di poterlo finalmente vedere da vicino e fanno a gara per imboccarlo. Quella notte, mentre Edward è a letto, ripensa ancora al padre e ai giorni in cui gli insegnava le basi della buona educazione. Kim, che nel frattempo era andata in campeggio con gli amici, arriva a casa. Dopo aver salutato il suo ragazzo, entra dentro e si reca in camera da letto. Quando vede Edward riflesso nello specchio, inizia ad urlare. Edward va in panico e nell'agitazione infilza ripetutamente il letto d'acqua. Quando Kim corre nella stanza dei genitori, la madre prova a calmarla, spiegandole la situazione. Bill porta Edward in un'altra stanza e dopo avergli preparato il divano letto versa qualcosa di alcolico in due bicchieri e gliene porge uno dicendogli che è limonata.
Peg vorrebbe presentare Kim ad Edward, ma il ragazzo, sbronzo, collassa a terra. L'indomani Joyce invita Edward nel suo giardino per potarle le siepi in modo creativo. La donna gli prepara qualcosa di rinfrescante da bere, ma quando gli dice che è limonata, Edward inizia a vomitare. Dopo la sessione di giardinaggio, Kevin porta Edward a scuola per mostrarlo alla classe. Le sue abilità con le forbici mandano invisibili i compagni. In poco tempo, grazie ad Edward, tutto il quartiere ha cespugli personalizzati. Più tardi quella sera, Jim, il fidanzato di Kim, si unisce a cena con la famiglia. Mentre Edward si occupa di affettare la carne per tutti, Bill gli dice che dovrebbe iniziare a farsi pagare per i suoi servizi di giardinaggio. Quando poco dopo prova a servire una fetta a Kim, la carne gli scivola dalle lame, causandogli un profondo imbarazzo. Il giorno successivo, mentre lavora alla sua ennesima creazione, una sua cliente scopre che Edward ha anche un altro particolare tipo di abilità. In breve tempo, l'intero vicinato fa la coda per portare i propri cani a farsi fare il pelo da lui. Joyce è talmente impressionata dalle sue doti che gli propone di accorciarle anche i suoi capelli, e in men che non si dica, Edward diventa il parrucchiere preferito di tutte le donne del quartiere. Il giorno dopo, Helen accompagna Edward in un centro commerciale per farsi affilare le lame. Una volta arrivati, vede Kim insieme al fidanzato e dalla sua espressione si capisce che ha dei sentimenti nei confronti della ragazza. Tornato a casa, trova Kim chiusa fuori per aver dimenticato le chiavi. Edward, armeggiando con la serratura, apre velocemente la porta senza fatica. Presto viene invitato in uno show televisivo al quale partecipa accompagnato da Peg. Il pubblico gli fa numerose domande riguardo alle sue mani e quando gli viene chiesto se ha qualcuno di speciale nella sua vita, Edward rimane ammutolito di fronte alla telecamera. Kim, che nel frattempo è a casa a guardare lo show, sembra intuire per la prima volta i sentimenti che Edward prova per lei. Quando poi Edward prova a rispondere, taglia accidentalmente il filo del microfono, ricevendo così una scarica elettrica che lo fa cadere all'indietro. Il giorno successivo si reca ad un salone di bellezza in vendita e Joyce gli propone di avviare un'attività insieme. Dopo avergli mostrato il negozio, lo porta nel retrobottega, dove prova a sedurlo. Quando la donna inizia a spogliarsi, però, la sedia su cui siede Edward si ribalta e il ragazzo, traumatizzato, si allontana velocemente. Raggiunto il ristorante dove il resto della famiglia lo aspettava, racconta di quanto appena successo al salone e di come Joyce gli abbia mostrato nel dettaglio il futuro ambiente di lavoro. Bill informa Edward che per avviare l'attività avrà bisogno di chiedere un prestito in banca. Tuttavia, non avendo un numero di previdenza sociale e un conto corrente, Edward non riesce ad ottenere il credito. Peg lo assicura che in un modo o nell'altro troveranno i soldi per finanziare la sua attività. Nel frattempo, Jim sta provando a convincere Kim a sfruttare le abilità di scassinatore di Edward per derubare la casa dei propri genitori. Le spiega che i suoi verrebbero risarciti dall'assicurazione, mentre loro, vendendola refurtiva, potrebbero comprarsi un furgone più grande. A Kim non piace per niente quell'idea, ma ciò nonostante, vediamo che quella sera Edward si unisce al resto del gruppo per il colpo. All'improvviso, mentre si trovano dentro la casa, scatta l'allarme ed Edward rimane intrappolato in una stanza. Il resto del gruppo alla fine riesce a scappare, mentre lui, non potendo uscire, viene arrestato dalla polizia. Peg e Bill si precipitano da lui alla centrale e dopo aver cercato di spiegargli che rubare è sbagliato, gli chiedono se abbia fatto tutto da solo. Edward però, per evitare di mettere Kim nei guai, non rivela nulla. Il giorno seguente, l'avvocato convince la polizia a far rilasciare Edward. Avendo passato la maggior parte della sua vita isolato dalla società, spiega, la sua consapevolezza della realtà è totalmente sottosviluppata. La notizia del suo arresto fa presto il giro del vicinato e quando tornano a casa vengono assaliti dai giornalisti. Le amiche di Peg iniziano ad avere dei ripensamenti su Edward, anche perché Joyce, dopo il rifiuto ricevuto, per ripicca confida loro di aver sempre percepito qualcosa di sbagliato in lui. Rientrata a casa, Kim giura ad Edward di aver provato in tutti i modi a convincere Jim a non abbandonarlo. Quando poi gli chiede scusa per non avergli detto quello che in realtà stavano facendo, Edward le dice che ne era consapevole, ma che lo ha fatto per lei. La loro conversazione viene interrotta proprio da Jim, che non mostra alcun tipo di rimorso per il fatto di aver lasciato Edward a prendersi tutta la colpa. Sentendo le sue parole, Edward viene investito da un mix di gelosia e frustrazione. Quella sera a cena, Bill prova a spiegargli la differenza tra giusto e sbagliato facendogli un test. Gli chiede cosa farebbe se trovasse una valigetta piena di soldi e gli dà una serie di possibili risposte. Edward ingenuamente risponde che userebbe quei soldi per fare dei regali ai suoi cari. Nel frattempo, le amiche di Peg continuano ad alimentare pettegolezzi negativi su Edward e Joyce mette in giro la voce che al salone aveva provato a molestarla.
Per questo motivo nessuna di loro vuole partecipare al cenone natalizio che Peg organizza ogni anno. Mentre vediamo Peg e Kim preparare l'albero di Natale, Bill è sul tetto a sistemare la neve finta. Ad un tratto Kim nota che fuori sta nevicando e quando esce a controllare rimane senza fiato nel vedere la scultura di ghiaccio a cui Edward sta lavorando. Mentre Kim si avvicina a lui, Edward viene spaventato dall'arrivo di Jim e scendendo la scala le graffia la mano senza volerlo. Peg accompagna dentro la figlia a medicarsi e Jim inizia a dare del mostro ad Edward. Spingendolo via, gli dice di andarsene da lì. Quando poi Kim torna fuori in giardino, si arrabbia con Jim per aver maltrattato Edward e dicendogli di non avere più nessun tipo di sentimento per lui, lo informa che tra loro è finita. Bella giacca, Jim. Nel frattempo, Edward si allontana dalla zona e tagliandosi via i vestiti distrugge ogni sua scultura che si trova davanti. Una delle vicine, vedendolo, si spaventa e chiama la polizia. Pochi minuti dopo, un ufficiale si presenta a casa di Peg in cerca di Edward. Peg e Bill provano ad uscire a cercarlo, ma il ragazzo dopo un po' torna a casa da solo. Kim è felice di vedere che è tornato e sta bene, e quando lo abbraccia, Edward ha un altro flashback e ricorda il giorno in cui l'inventore gli ha fatto vedere le mani che gli aveva finalmente creato. Proprio mentre gliele mostrava, però, è stato colpito da un attacco di cuore, condannando Edward a rimanere per sempre con le sue mani di forbice. Nel frattempo, Jim e i suoi amici si stanno dirigendo a casa di Kim ed Edward, riprendendosi dei suoi ricordi, si accorge del loro arrivo. Kevin, che in quel momento sta rientrando a casa, attraversa la strada e poco prima di venire investito, Edward si lancia per salvarlo. Nella caduta, però, finisce per fargli dei tagli sul viso. Jim, convinto che stia cercando di fare del male a Kevin, gli salta addosso. Tutto il vicinato, intanto, si è radunato intorno a loro ad assistere alla scena. Notando che la macchina della polizia si sta avvicinando, Kim dice ad Edward di scappare e il ragazzo inizia a correre nella direzione della casa sulla collina. Peg nel frattempo prova a convincere inutilmente le persone che le ferite non sono nulla di grave e le prega di lasciare stare Edward. L'ufficiale di polizia, dopo averlo seguito fino ai piedi della collina, spara 3 colpi in aria per spaventare Edward e quando la folla si avvicina dice loro che è tutto finito e che non c'è più nulla da vedere. Tuttavia, la gente incuriosita vuole andare a controllare con i propri occhi. Anche Kim, preoccupata, precede tutti nella ricerca di Edward. Dopo essere entrata nella casa, sale le scale e lo trova seduto sul suo letto. Kim gli dice di aver preso paura perché pensava davvero che fosse morto. Jim, che nel frattempo l'aveva seguita, li raggiunge ed estrae una pistola nel tentativo di uccidere Edward. Quando prova a sparargli, però, Kim gli salta addosso e il colpo fa collassare una parte del soffitto sopra Edward. La ragazza, utilizzando le sue lame, minaccia il suo ex di smetterla, ma quando Jim la allontana con un calcio, Edward perde completamente la testa. Dopo averlo infilzato, lo spinge fuori da una finestra, facendolo precipitare giù. Poco dopo, realizzando che tra loro due non può esistere un futuro, Edward le dice addio e Kim, prima di allontanarsi, lo bacia dicendogli di amarlo. Scesa al piano di sotto, prima di uscire, afferra una delle mani di ricambio di Edward. La folla nel frattempo si è avvicinata alla casa e scorgendo il corpo senza vita di Jim, chiede a Kim dove sia Edward. La ragazza, mostrando la sua mano, informa tutti quanti che i due si sono uccisi a vicenda. Le persone, scioccate, tornano lentamente alle proprie case. La signora anziana rivela quindi alla nipote che era lei Kim e che da quella volta non ha più rivisto Edward. È certa però che lui sia ancora vivo, perché ogni anno a Natale nevica, cosa che prima del suo arrivo non era mai successa. Nella scena finale vediamo Edward mentre crea una scultura nella vecchia casa sulla collina, con il vento che porta in giro il ghiaccio facendolo sembrare neve.